Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Per oggi ho preparato un video che penso sia molto interessante. Le risse in campo tra calciatori non dovrebbero accadere, ma le vediamo spesso, ma anche agli allenatori capita non solo di perdere le staffe, ma persino di lasciarsi andare ad atti violenti, e per non dire da denuncia penale. Direi di cominciare con il famoso calcio di Baldini a Di Carlo. L'episodio avvenne nel 2007 allo stadio Tardini. Al minuto 39 di Parma-Catania Baldini fu espulso dall'arbitro, si attardò ad uscire per dare delle indicazioni ai suoi calciatori. Di Carlo gli disse qualcosa e Baldini gli sferrò un calcio. Nel febbraio del 2011 al Meaz si giocava a Milan-Tottenham, era un match di Champions League, e ci fu un violento scontro tra Ringo Gattuso e Joe Jordan, che era l'allenatore in seconda degli Spurs. Vale la pena ricordare che lo squadro, siccome è soprannominato Jordan, ha giocato nel Milan dall'81 all'83. Pare che durante la partita Jordan provocò più volte Gattuso, che a fine match andò a sfogare la sua rabbia contro Jordan. Il Milan perse quella partita per 1-0 e Gattuso fu squalificato per 5 turni. E ritorniamo a Mourinho. Ce ne sarebbero tanti di episodi da proporvi per lo Special One, ma ho scelto l'episodio del dito nell'occhio al compianto Villanova in un Barcellona-Real Madrid dell'agosto 2011. Il gesto non solo fu brutto in sé, ma anche vile, in quanto Mourinho si avvicinò di soppiatto all'allenatore in seconda di Guardiola, colpendolo a tradimento. Il prossimo video è uno dei miei favoriti. Durante la partita Estudiantes Boca, il tecnico argentino Nelson Vivas protestò per un fallo non fischiato. Per quelle proteste fu espulso e lui andò su tutte le furie. Credendosi al Kogan, si strappò la camicia e diede un calcio a un microfono. Tra gli allenatori più testa calda c'è sicuramente Alan Perde, che in più di un'occasione ha avuto screzi in panchina, non solo con colleghi tecnici ma anche con calciatori. Mi riferisco in particolare al match Newcastle Hull City del marzo 2014. Siamo alla metà del secondo tempo, quando il manager del Newcastle si scontrò fisicamente con il calciatore David Mailer, fino a dargli una lieve testata. Il manager fu espulso a fine gara, poi si scusò con tutti, con stampa, calciatori eccetera. Il club prese delle distanze dal comportamento di Parde, ma non prima di averlo multato di 100.000 sterline. Indelebile poi nella storia del calcio italiano la lite tra Delio Rossi e Ljajic. Era il maggio del 2012, si giocava Fiorentina-Novara con la squadra viola sotto di ben 2 gol. Il Novara era praticamente retrocesso. Rossi decise di sostituire un deludente Ljajic, che non la prese bene. Applaudì il tecnico, gli disse bravo maestro, fai il fenomeno. Ma ciò che fece scattare la furia fu un'offesa che il suo calciatore gli disse in serbo. La sfortuna ha voluto che Rossi conoscesse le parolacce serbe e picchiò il calciatore. All'epoca si disse che Ljajic avesse detto qualcosa sul figlio del tecnico, ma poi si è venuto a sapere che le parolacce in serbo erano rivolte alla madre del tecnico. Per quell'episodio Rossi fu esonerato. Per la cronaca la partita terminò 2-2. Potevo non citare poi l'epico scontro tra Conte e Tuchel avvenuto nell'agosto del 2022. Si giocava Chelsea-Tottenham. A Tuchel sicuramente non piacque l'esultanza di Conte dopo il gol dell'1-1 e probabilmente neanche quella in occasione del gol di Harry Kane. I due si guardarono in cagnesco durante il match e fin quando poi finì la partita. Conte andò via a testa bassa, allungò la mano a Tuchel per salutare l'avversario, cosa che il tedesco non gradì, in quanto voleva essere guardato negli occhi, e Conte non se lo fece dire 2 volte. Qualche volta ha perso le staffe anche Wenger, lui che è un lord, sebbene sia francese. Una di queste fu durante la partita Chelsea-Arsenal del 2005. Kyle commise un fallo che per il manager francese era meritevole di espulsione. Si arrabbiò prima con l'arbitro e poi con Mourinho spinto in angolo. Fu necessario separare i due.
Mourinho è uno che porta rancore. Nel suo libro José Mourinho Up Close and Personal ha scritto: un giorno lo troverò lontano da un campo di calcio e quel giorno gli spaccherò la faccia. Un altro tecnico che non tiene le mani in tasca è César Farias. Nel giugno del 2023 si giocava Delfín Aucas, quest'ultima era la squadra allenata all'epoca da Farias. Rui Gomez, calciatore Rui Gomez, andò a sbattere accidentalmente contro l'allenatore che reagì molto male, aggredendo, nonostante Gomez volesse pure scusarsi. Ne nacque un parapiglia, Farias colpì un secondo calciatore, naturalmente il tecnico fu espulso. Proprio di recente Farias si è reso protagonista di un episodio per certi versi simile in Coppa Libertadores durante la partita tra il suo Barcellona e il Botafogo. Il tecnico ha spintonato Alexander Barbosa e pertanto è stato espulso. Durante la partita di Coppa Centroamericana, Hernan Gomez, detto Borillo, CT del Panama, ebbe uno scontro con il tecnico dell'Honduras, Jorge Luis Pinto. I due si erano beccati durante i 90 minuti. Terminata la partita sembrava stessero discutendo pacificamente quando sono quasi arrivati a picchiarsi. E siamo giunti all'ultimo filmato. Ricordate Paolo Wanchope? Ha giocato in Inghilterra con Derby County, West Ham, Manchester City. Ebbene, nel 2015, quando era allenatore del Costa Rica Under 23 in una partita contro il Panama, si è reso protagonista di una scazzottata con un addetto alla sicurezza. All'epoca l'episodio fu un vero scandalo. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, vi saluto e naturalmente iscrivetevi al canale.